Ti è mai capitato di ritirare gli esami del sangue, guardare i valori di fegato e reni e non capirci quasi nulla? Transaminasi alti, creatinina al limite, gamma CT fuori range e subito parte l'ansia. Prima di tutto fermiamoci un attimo però, perché un valore fuori dal range non vuol dire in automatico malattia e d'altra parte un valore normale non vuol dire assolutamente sano e che tutto sia perfetto. Se ti interessano contenuti chiari sulla salute dopo i 50 anni soprattutto, iscriviti al canale e mi raccomando attiva la campanella. Cercherò di spiegarti in modo semplice, concreto, senza allarmismi e senza soluzioni miracolose. Il fegato è uno degli organi più importanti che abbiamo. Lavora tutto il giorno, detossifica, produce la bile, regola il metabolismo, gestisce zuccheri e grassi. Quando guardiamo gli esami, i valori principali legati al fegato quali sono? AST, chiamata anche GOT, ALT, chiamata anche GPT, gamma GT, fosfatasi alcalina, bilirubina. Le transaminasi ALT e AST sono degli enzimi che sono presenti nelle cellule del fegato. Quando le cellule epatiche si stressano o si danneggiano, questi enzimi cosa fanno? Vengono riversati nel sangue. Però attenzione, un livello elevato non significa sicuramente cirrosi o epatite. Le transaminasi, quindi parliamo di questi enzimi del fegato, possono aumentare per vari fattori. Ad esempio, in caso di fegato grasso, eccesso di alcol, sovrappeso, obesità, farmaci, infezioni virali possono aumentare anche se il giorno prima del prelievo andiamo a fare un'attività fisica intensa. Molte persone dopo i 50 anni hanno, una sorta di forma di statosi epatica, cioè fegato grasso. Spesso è legata a una forma di insulino resistenza, quindi legata al concetto di glicemia alta, trigliceridi elevati, grasso addominale. Qui è importante andare a valutare il quadro nel complesso, quindi non un singolo valore, non solo un numero. Ricordiamoci che se ALT è più alta di AST, spesso siamo davanti ad una condizione metabolica, come ad esempio fegato grasso. Se invece AST è molto più alta di ALT e soprattutto se gamma GT è alta, bisogna andare a indagare meglio, soprattutto se alle spalle abbiamo una condizione di consumo di alcol eccessiva, non il classico bicchiere di vino a tavola. Gamma GT è un valore importante, è molto sensibile e sale facilmente. Può aumentare con alcol, farmaci, sindrome metabolica. Non è un valore da guardare da solo, ma va sempre contestualizzato, quindi è importante andare a valutare il quadro nell'insieme. Un altro fattore importante legato al fegato è la bilirubina. La bilirubina è il prodotto che deriva dalla degradazione dei globuli rossi. Se abbiamo un valore di bilirubina leggermente alta, potrebbe essere una condizione benigna legata alla sindrome di Gilbert. Se invece questo valore di bilirubina risulta essere molto alta, soprattutto la bilirubina diretta, in questo caso è importante andare a indagare, quindi fare degli ulteriori accertamenti, perché potrebbe indicare un problema di escrezione biliare. Un altro parametro importante da andare a considerare è la fosfatasi alcalina. Se è alta insieme alla gamma GT può indicare un problema delle vie biliari. Se invece è alta da sola, potrebbe essere legata a un problema all'osso. Quindi non si può leggere un singolo valore isolato, ma è importante considerarli nel loro insieme. Altri organi importanti sono i reni. I reni filtrano il sangue praticamente 24 ore su 24 senza stop. Regolano i liquidi, i sali minerali, la pressione arteriosa. Con l'età cosa succede? La funzione renale può ridursi, ma fisiologicamente, perché comunque andiamo ad invecchiare. I parametri principali legati ai reni quali sono? Creatinina, azotemia, filtrato glomerulare stimato, elettroliti, come ad esempio sodio e potassio. La creatinina deriva dal metabolismo muscolare. Più massa muscolare io ho, più questo valore potrà essere alto. Una persona molto allenata, quindi parliamo di attività fisica intensa, può avere una creatinina leggermente più alta rispetto a una persona che si allena sporadicamente o che conduce vita sedentaria e non va ad indicare in questo caso un problema renale. Ecco perché ad oggi non si va a guardare semplicemente la creatinina e basta, ma si guarda soprattutto il valore GFR, quindi si va a considerare quanta capacità filtrante
hanno i nostri reni. Se io ho un valore al di sopra di 90 viene considerato normale, tra i 60 e gli 89 invece può essere accettabile, soprattutto dopo i 60 anni. Sotto i 60 per più di 3 mesi, in questo caso io dovrò andare ad approfondire questo valore. Ma anche qui, da cos'è che viene influenzato? Idratazione, farmaci, pressione alta, diabete, sono tutti fattori che possono andare ad influenzare questo valore. Un altro valore legato ai reni è l'azotemia, che misura l'urea nel sangue. Può aumentare se bevi poco, può aumentare se abbiamo una dieta iperproteica, può aumentare in caso di ridotta funzione renale. Ancora una volta, come per il discorso del fegato, non si va a guardare un singolo valore. Una cosa importante da dover considerare dopo i 50 anni riguarda la pressione alta, la glicemia alta, perché sono i principali nemici silenziosi di reni e fegato. Cosa succede? La pressione alta mi va a danneggiare i piccoli vasi renali. Invece, per quanto riguarda la glicemia alta, va a favorire fegato grasso e nefropatia diabetica. Per questo, quando andiamo a guardare gli esami, dobbiamo sempre chiederci una cosa: ma com'è la mia glicemia? Com'è la mia emoglobina glicata? Come sono i trigliceridi? Com'è il colesterolo totale? Quindi bisogna farsi una serie di domande. Bisogna anche valutare il grasso addominale, perché se è al di sopra della normalità può essere associato a vari tipi di patologie. Il corpo è un sistema integrato, non funziona a compartimenti separati, tutto è fatto per funzionare correttamente. Un altro errore molto comune che ognuno di noi fa è farsi spaventare da piccole variazioni minime. I range del laboratorio, voglio ricordare che sono statistici, non sono una linea specifica tra salute e malattia. Se un valore è leggermente fuori ma stabile nel tempo e noi stiamo bene, spesso si monitora, ma non indica una patologia. Se invece negli anni abbiamo un valore che progressivamente va ad aumentare, allora il discorso è diverso. Quello che conta è il trend, non il singolo numerino che vediamo di fianco ai nostri valori. Cosa possiamo fare di concreto per andare a proteggere i nostri organi, e in questo caso fegato e reni? Allora, per quanto riguarda il fegato, possiamo andare a controllare il peso e soprattutto il grasso viscerale, ridurre gli zuccheri semplici, le bevande zuccherate, andare a limitare alcol. Non sto dicendo di eliminarlo completamente, semplicemente di eliminarlo. Fare attività fisica regolare, curare il sonno, che è fondamentale per il nostro benessere. Per i reni, invece, cosa fare? Bere in modo adeguato, senza eccessi, controllare pressione e glicemia, non abusare di antinfiammatori, quindi prenderli quando è strettamente necessario, evitare diete estreme, iperproteiche e diete fai da te, quindi senza controllo di uno specialista. Gli integratori miracolosi non esistono, così come non esistono le diete miracolose. Serve semplicemente costanza. Se hai transaminasi o creatinina alterate, la prima cosa da fare non è cercare su internet, chiedere a Google o chiedere a ChatGPT, perché chiedendo loro sicuramente avremo la malattia peggiore sulla faccia della terra. Ma bisogna parlare con il medico, valutare il quadro completo, ripetere eventualmente l'esame dopo qualche settimana, quindi prendere in considerazione questi piccoli accorgimenti e ricordare una cosa fondamentale: gli esami del sangue sono degli strumenti, non sentenze, e vanno interpretati nel contesto di quella persona. Quindi considerare cosa? Età, utilizzo di farmaci, storia clinica, stile di vita. Se questo tipo di spiegazione ti aiuta a leggere meglio i tuoi esami e a capire cosa sta succedendo al tuo organismo, nel tuo corpo dopo i 50 anni, iscriviti al canale, attiva la campanella. Io sono Ilaria, sono una biologa nutrizionista e per qualsiasi informazione ti invito a contattarmi privatamente.